Ieri ho impiegato esattamente 32 minuti a trovare parcheggio. So che erano esattamente 32 minuti perché ho iniziato un podcast nel momento in cui è iniziata la mia ricerca e quando finalmente ho spento la macchina erano passati 32 minuti di ascolto. Da un lato è molto frustrante cercare parcheggio, l'ho già detto diverse volte, abito in una zona molto popolosa, piena di negozi e quindi piena di gente che parcheggia in doppia fila che io non sopporto, non ho mai parcheggiato in doppia fila, mai parcheggerò in doppia fila, mai parcheggerò la macchina in posti non deputati al parcheggio. La zona in cui abito è anche una zona dove abitano moltissime persone anziane che usano la macchina non molto spesso e io sono una di quelle anziana e la uso molto, la macchina la uso solo quando è indispensabile, altrimenti la lascio lì parcheggiata dov'è, anche per giorni. Mentre facevo le mie vasche, isolato dopo isolato, e mi allontanavo sempre di più da casa, da un lato ero frustrata, dicevo, uff, devo ancora cercare parcheggio, uff, 10 minuti, 20 minuti. Dall'altro però ero cosciente del fatto che la mia frustrazione fosse ingiustificata. Perché? Perché dovrei avere io diritto ad usare la strada così come mi pare gratuitamente quando ad esempio le persone che hanno un bar devono pagare il suolo pubblico per poterci mettere sopra i loro tavolini. Sì, perché quello che da molti automobilisti viene visto come un diritto divino, no, non lo è affatto, perché quando io parcheggio la mia macchina, soprattutto io che poi la uso poco, quindi occupo il suolo pubblico per tantissimo tempo e più il tempo che la mia macchina è ferma e quella che va in giro, io sto chiedendo gratuitamente un grandissimo sacrificio da parte della collettività che condivide la mia città. Sì, perché quando sono nati i parcheggi, quando le macchine si sono diffuse, si è diffusa anche questa mentalità che il parcheggio sia un diritto. Io sono un automobilista, ma sono cosciente del fatto che non è assolutamente un diritto il mio parcheggio, è una cosa che finora c'è, ma che più avanti, con l'aumentare del numero delle macchine, sarà sempre più difficile da avere e sarà anche sempre più ambito, quindi probabilmente prima o poi spariranno anche i parcheggi pubblici. Se ci pensiamo, non è una cosa così astrusa, non è una cosa così scandalosa, perché altrimenti il suolo pubblico si paga per qualsiasi altra attività, perché non si dovrebbe pagare per parcheggiare la macchina? Pensate poi alle famiglie dove ci sono 2, 3 auto. Il peso per la collettività è decisamente grande. Comunque, detto ciò, sto per uscire, spero poi di trovare parcheggio.